Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Oggi andremo a realizzare una piccola borsetta che può essere utilizzata veramente in tante occasioni. Anche oggi il protagonista è il cordino Inda Big dell'azienda Borgo dei Pazzi e adesso andiamo a vedere tutto quello che ci occorrerà per poterla realizzare insieme. Oggi andremo a lavorare sempre con l'Inda Big. Io ve l'avevo già presentato nel precedente tutorial. Oggi parliamo della colorazione numero 34. Vi ricordo che l'Inda Big è un 6 mm, quindi è un cordino un po' più grosso, è molto morbido nella lavorazione, ma renderà i vostri lavori stabili, quindi non occorreranno passaggi come termoindurenti o reti. Per il nostro progetto ne serviranno circa 400 grammi, le rocche sono da 500, quindi ve ne rimarrà anche un pochino per poter fare appunto anche qualche altra cosa di piccolo, o come vi dico sempre con i resti basta fare una borsa molto colorata e quindi andiamo a consumare, diciamo, tutto quello che ci rimane appunto delle rocche quando terminiamo un progetto. Vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi, con questo codice lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo l'Inda Big, tutti i cordini e tutto ciò che è presente appunto nel loro sito. Ho deciso di abbinare questo manichetto, lo trovate facilmente o su Amazon o nelle mercerie online, e 1,5 m di catena. Vedete, anche questa facilmente reperibile sia su Amazon che nelle mercerie online. 2 calamite, sono quelle lì da cucire, quindi le andiamo a mettere nella pattina di chiusura, e come uncinetto ho deciso di utilizzare il numero 6, anche se questo cordino può essere utilizzato, scusate, lavorato dal 5,5 al numero 7. Per me, appunto per la mia mano, il 6 è perfetto. Voi andate ad adattare l'uncinetto che appunto vi è più congeniale. A questo punto possiamo iniziare subito con la spiegazione. Iniziamo lavorando 20 catenelle che io ho già realizzato. Dopodiché torniamo indietro sulla seconda e andiamo a realizzare dei punti bassi. Quindi in totale saranno 19 punti. Quindi questo è un passaggio molto semplice. Vedete? Completiamo tutto il passaggio e ci rivediamo per fare insieme il secondo giro. Siamo arrivati quasi a fine riga, quindi facciamo l'ultimo punto basso, quindi il 19esimo. Ecco come si presenta. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con dei punti bassi normali, quindi non in costa, semplicissimi, e iniziamo sul primo punto ad eseguire le 19 maglie. È veramente molto semplice, quindi questo sarà il nostro corpo borsa e quindi sarà sviluppato con delle righe di andata e ritorno a uncinetto. Ci rivediamo a questo punto per fare insieme un ultimo giro. Siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo l'ultimo punto, quindi lo andiamo a eseguire. Quindi completata la seconda riga, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i punti bassi. Mi raccomando, contiamoli, dovranno essere uguali da inizio a fine, quindi sempre 19, se la volete ovviamente fare della mia misura. Quindi questo sarà un passaggio da fare, vedete? Dobbiamo raggiungere un'altezza di circa 35-37 cm. Ovviamente sarò più precisa alla fine, sia come numeri di righe che come misura. Quindi ci rivediamo non appena il pannello è completo. Ed ecco qui il pannello quasi completo. Misura 37 cm, diventerà 38 perché adesso dobbiamo andare a creare il contorno e lo faremo in questo modo. Io ho terminato il giro. Quindi faccio una catenella e anziché voltare il lavoro lo sposto e nello stesso punto vado a creare un punto basso. Quindi ho creato l'angolo con un punto basso, catenella e punto basso. Mi sposto e vado a quindi contornare con un punto basso in ogni riga.
Vedete, questa è una riga, questa è una riga, questa è una riga, quindi in tutti questi punti andiamo a creare i nostri punti bassi e lo facciamo per tutto il perimetro, così abbiamo completato il pannello, che come vi dicevo prima diventerà poi alla fine di 38 centimetri. Quindi cosa facciamo? Continuiamo. In questo punto andremo a fare un punto basso, catenella e un punto basso nello stesso punto per creare l'angolo. Faremo la stessa cosa qui ed infine la stessa cosa in questo punto. Quindi ci rivediamo per vedere poi come procedere. Ho completato il pannello che adesso misurerà 38 in lunghezza e 22 in larghezza. Adesso noi cosa facciamo? Lo dobbiamo ripiegare, quindi ho messo anche dei punti, vedete, questi sono i punti dove andrà ripiegato in questa maniera e la pattina poi dovrà andare ad essere, diciamo, chiusa poi con le calamite in questi punti, vedete? Così abbiamo creato già la forma, quindi il motivo di tutti questi segnali che ho inserito. Adesso noi dobbiamo andare anche a ricreare il nostro laterale. Io uno già l'ho fatto, poi adesso vi faccio vedere come realizzare appunto questo piccolo laterale e tutti questi segnali che ho messo sono i punti che andiamo a legarli per poi essere agevolati nella cucitura che poi vi mostrerò successivamente. Quindi adesso noi cosa andiamo a fare? Per ricreare questo riprendiamo l'uncinetto e andiamo a creare, quindi per realizzarlo andiamo a creare 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi andiamo a creare 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. Si lavora esattamente come abbiamo creato il pannello, quindi con righe di andata e ritorno a punto basso, quindi una volta che finiamo il primo giro, catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo così per un totale di 9 righe. Quindi mi raccomando, dopo che arriviamo al nono giro lo completiamo e come abbiamo fatto per il pannello andiamo a creare il contorno che verrà esattamente fatto come l'abbiamo realizzato quindi nel pannello. Vedete? Quindi sono 9 giri, dopodiché dobbiamo creare gli angoli, quindi una volta che noi abbiamo completato il giro, giriamo e nell'angolo al solito punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto e si andranno a creare gli angoli. Quindi una volta fatto questo ci rivediamo e vi faccio vedere come andare a cucire i laterali. Ho già cucito un laterale, vedete il risultato, quindi quando verrà chiusa sarà così. Adesso vi mostro come cucire appunto il laterale. Allora, innanzitutto io mi sono agganciata, molte di voi mi chiedono come mi aggancio, con un semplicissimo nodo. Poi questo lo andiamo a nascondere tra la lavorazione e non si vedrà più. Il punto di inizio sarà sia per entrambi i lati, quindi vedete, queste sono le catenelle di separazione dell'angolo, quindi noi dobbiamo iniziare da questi due punti per la cucitura. Quindi io sono qui col nodino fatto, mi inserisco nel punto prima per far passare il nostro filo e poi appunto mi inserisco nelle 2 catenelle. Questo lo posso togliere, faccio passare, prendo tutte e 4 le asole, quindi questa cucitura sarà completa e poi cosa faccio? Vado in quelli a fianco, prendo anche le 2 di fronte e tiro. Quindi una cucitura molto semplice, mi raccomando tirate per bene così la cucitura viene molto fitta, vedete, continuiamo in questa maniera. Andiamo avanti con le altre 4 asole e questa cucitura la andiamo a ripetere per tutto il perimetro. Quindi la continuiamo quindi fino a questo punto
e ci rivediamo per vedere insieme il prossimo passaggio. Una volta ultimati quindi la cucitura, quindi i laterali completati e cuciti, vedete la pochette è quasi pronta. Adesso dobbiamo procedere a inserire quindi la catena che gira tutta attorno alla borsa. Quindi cosa facciamo? Io al solito sempre con un nodino mi sono agganciata, mi sono tagliata un bel po' di cordino e adesso noi dobbiamo andare a cucire. Quindi io cosa faccio? Mi inserisco da questa parte e comincio a cucire un po' come vi ho mostrato nella falabella. Vado a prendere tutte e due le asole che trovo sotto, quindi al centro, vedete? E poi vedete qui che abbiamo la cucitura, prendiamo quelle centrali in maniera tale che la catena starà al centro. Più o meno mi vado a cercare il punto e comincio a cucire. Questo è il modo in cui la cucio io, poi se voi volete potete, diciamo, cucirla anche in altri modi, l'importante è che stia ben tesa. Quindi andiamo avanti, ci andiamo a cercare quali sono le asole centrali, vedete? Queste sono centrali, quindi ne lascio una all'esterno da questa parte e una da quella parte e vado a creare la cucitura. E continuiamo sempre in corrispondenza dei fori in questa maniera. Vedete come deve l'effetto che ci deve essere. Qui all'inizio dobbiamo legarlo in questa maniera anche per non farla poi muovere. Andiamo avanti, vediamo qui, vedete, questa si lascia, si prendono quelli al centro e si prosegue, quindi facendo attenzione a, ecco qui, e continuo la mia cucitura. Faccio quindi, me la sistemo per bene, quindi tutta la catena deve essere, quindi la misurate prima in base al perimetro che voi avete. Io ho circa 1,5 metri, ma meglio in più perché così non dovete attaccarla e agganciarla. Cosa facciamo? Andiamo a girare da questa parte, la facciamo tutto attorno alla pattina, la facciamo girare da questa parte, la facciamo continuare e andrà a terminare esattamente qui, nel lato opposto da dove abbiamo iniziato. Quindi ci rivediamo non appena anche la catena è tutta cucita nella nostra pochette. Ed ecco la borsetta completa, quindi io ho inserito anche il manichetto che può essere portato in questa maniera, ho inserito anche la tracolla, quindi con la rimanenza della catena, perché appunto vi ricordate abbiamo cucito tutta attorno la nostra catena. Infine ho cucito le calamite, vedete, e notate la borsa sta dritta, quindi non occorre, come ho detto all'inizio, non occorre passaggi come in termoindurenti o reti, quindi questo cordino in da big, essendo da 6 mm, è morbido da lavorare, ma appunto è molto robusto per quanto riguarda le forme, quindi le mantiene perfettamente. Quindi vi consiglio di andare a guardare nel sito non solo la colorazione che vi ho proposto oggi, ma tutte le altre, perché ce ne sono veramente tante e sono una più bella dell'altra. Inoltre con questo codice potete acquistarlo con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo il cordino in da big, ma tutto ciò che è presente appunto sulla loro pagina. Se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, vi invito sempre a mandare messaggi, anche perché io rispondo a tutte. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale, condividete con le amiche e se attivate la campanella, lo sapete, vi arriveranno sempre le notifiche di tutti i miei prossimi progetti, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.